Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo modulo per occhiali FPV. Si tratta dell'immersione RC Rapid Fire. Se volete acquistarlo trovate il link in descrizione insieme ad un elenco di codici sconto. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Per iniziare abbiamo il modulo e due cover, la prima per Fat Shark Dominator, la seconda per Fat Shark Attitude. Poi abbiamo una piastrina per l'alimentazione, un cavo flat e degli adesivi. Questi accessori servono per dare alimentazione ausiliaria ad alcuni modelli di Fat Shark come HD3 e HD2. Ho già realizzato una guida dove spiego come utilizzare questa scheda alimentazione, trovate il link al mio tutorial in descrizione. Il modulo si presenta ben assemblato e costruito, notiamo questi supporti in plastica per aumentare la stabilità e della gomma piuma per evitare di rovinarlo. Nella parte anteriore abbiamo un display OLED per visualizzare tutte le informazioni del modulo, mentre qui abbiamo un joystick a 5 posizioni per navigare all'interno dei menu. I connettori per le antenne sono di tipo SMA. Su questo lato abbiamo una porta USB che serve per fare l'aggiornamento firmware. Per le procedure di upgrade ho già realizzato un tutorial, come sempre trovate il link della mia guida nella descrizione di questo video. Dopo aver montato il modulo e sistemato la cover, possiamo accenderlo per vedere tutte le opzioni che Rapid Fire ci mette a disposizione. Il display principale ci mostra subito la frequenza, mentre in basso abbiamo banda e canale. Sono disponibili tutte le bande principali, Fat Shark, Race Band, E, B, A, Low Band e X che sono i preferiti. Il joystick può essere mandato a destra o sinistra, in alto o in basso e premuto per accedere al menu o confermare. Vediamo ora nel dettaglio tutte le opzioni che ci mette a disposizione il Rapid Fire. Channel Lock serve per bloccare il canale, mettiamo On per attivare questa funzionalità. Come vedete, muovendo il joystick nelle 4 direzioni non succede nulla, l'unica cosa che posso fare è premere il pulsante per entrare nel menu. Mettiamo Off per disattivare questa funzione. Il tool menu ci mette a disposizione vari strumenti. Per iniziare abbiamo lo Spectrum Analyzer. Questa funzionalità fa un'analisi di tutta la frequenza e ci dà il grafico. Personalmente non ho mai trovato molto utile questa caratteristica, ma potete usarla per vedere se ci sono interferenze sulla 5.8 GHz. Anche Band Scanner fa una scansione di tutta la frequenza e ci dà a schermo i canali con il segnale più forte. Questa opzione è pratica se state volando con altre persone e volete fare da spettatori ai vostri amici. In questo modo avete una visione globale delle frequenze in uso in quel momento. Band Scanner comunque non va utilizzato come autoscan perché non è sufficientemente preciso e sicuro. Quando si tratta del proprio modello bisogna sempre inserire la frequenza manualmente. Nei preferiti possiamo salvare fino a 8 frequenze tra tutte quelle disponibili. Questo è molto utile quando voliamo sempre con le stesse persone e vogliamo fare velocemente da spettatore al volo di nostro amico. Tutti i preferiti sono riuniti nella banda X, facilmente accessibile dalla schermata principale. Model Locator serve per aiutarci a trovare il nostro drone in caso di caduta. Per usare questa modalità inseriamo solo un'antenna patch e la rivolgiamo in prossimità di dove crediamo sia caduto il nostro modello. Il segnale acustico del modulo sarà sempre più alto man mano che ci avvicineremo al punto dove è caduto il drone. L'ultima voce del menu tool è Calibration, che serve per calibrare il modulo. Ho già affrontato l'argomento in un video specifico, trovate la mia guida su come calibrare il Rapid Fire in descrizione. In RF Mode possiamo scegliere tra Rapid Fire 1, Rapid Fire 2 e Legacy. Rapid Fire 1 è la modalità predefinita di funzionamento, è quella per il quale il modulo è stato pensato e dovrebbe essere quella col quale si usa il Rapid Fire. Purtroppo un ristretto numero di videocamere FPV risultano incompatibili con questa modalità, in questo caso si può provare con Rapid Fire 2. Rapid Fire 2 è molto simile a Rapid Fire 1, diminuisce leggermente l'efficacia di funzionamento ma aumenta la compatibilità con le videocamere. L'ultima modalità disponibile è Legacy, dove il Rapid Fire funziona come un comune modulo Diversity, facendo funzionare una ricevente alla volta e mostrando a schermo quella che riceve il segnale più forte. In antenna possiamo scegliere quali antenne far funzionare, entrambe, solo quella di giù, solo quella di su o entrambe spente.
Questa caratteristica è studiata per il risparmio energetico. Se la batteria degli occhiali si sta scaricando potete far funzionare solo un modulo, se dovete guardare DVR potete spegnerli entrambi. In generale comunque potete ignorare questa feature e lasciare entrambe le antenne sempre attive. OSD ci mostra direttamente sugli occhiali l'RSSI del modulo. Su questa sezione purtroppo non c'è una documentazione chiara di tutte le voci. Se non vi interessa questa caratteristica tenete off, altrimenti usate RSSI per visualizzare delle barre sullo schermo o RSSI Lite per fare la stessa cosa ma occupando meno spazio. In questa schermata vediamo RSSI normale, in quest'altra vediamo RSSI Lite. Su OSD Position specifichiamo al modulo con quali occhiali stiamo usando il Rapid Fire, infatti su alcuni modelli l'OSD potrebbe andare fuori schermo. Safe è una posizione sicura che va bene per tutti gli occhiali. In alternativa, se il vostro visore è in questo elenco, potete scegliere il modello preciso. Abbiamo HDO, HD2, Orca o HDO2. Con audio possiamo scegliere se registrare o meno l'audio dei motori sul DVR. Se la nostra VTX non ha il microfono integrato, meglio mettere su off, in modo da non avere un fastidioso rumore di fondo nella registrazione. Sync Lock. Alcune combinazioni di VTX, flight controller e videocamere ogni tanto causano un roll del display. Se notate di questi problemi potete diminuire il Sync Lock a medium o short. Se non avete nessun problema lasciate default. Per finire su status verifichiamo che versione di software abbiamo installato su Rapid Fire. Inoltre abbiamo anche la voce Low Power che indica se il modulo è alimentato correttamente. Se abbiamo Low Power No significa che è tutto a posto e il modulo sta funzionando bene. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali. Per quanto riguarda il software, alla fine offre le stesse cose degli altri moduli sul mercato. Preferiti, Band Scanner, Model Finder sono cose che abbiamo già visto in tanti altri moduli. L'interfaccia è abbastanza anonima ma funzionale. Nel display abbiamo solo la frequenza e manca la percentuale di utilizzo delle antenne, caratteristica presente in molti moduli e che ho trovato utile in varie occasioni. Ho apprezzato invece la gestione dei preferiti, è molto facile da usare ed è la più intuitiva tra tutti i vari moduli che ho provato. Per quanto riguarda l'OSD è una caratteristica che ritroviamo anche in altri moduli ma che a me sinceramente non fa impazzire. Di solito preferisco cambiare le impostazioni guardando direttamente il display del modulo. Allo stesso modo avere l'RSSI del visore a schermo non mi sembra una cosa essenziale ed il fatto che non si possa scegliere la posizione non gioca di certo a suo favore. Potrebbe aver senso per chi fa long range, ma per racing o freestyle se ne può fare tranquillamente a meno. Ed eccoci arrivati alla fine della recensione e la domanda da porsi è: vale la pena prendere questo modulo oppure no? Sebbene il Rapid Fire sia senza dubbio il modulo con le prestazioni migliori disponibili sul mercato, è anche il più caro, quindi la risposta a questa domanda non è poi così scontata. Penso che per stabilire se Rapid Fire fa il caso nostro bisogna conoscere bene le sue particolarità, capire in quali scenari queste risultano vincenti e vedere se noi solitamente voliamo in quelle determinate condizioni. Per capire meglio come funziona il Rapid Fire, analizziamo come funzionano i moduli Diversity tradizionali. Un modulo Diversity ha integrato al suo interno due riceventi e ci mostra a schermo il video di quella che in quel momento riceve il segnale più forte. Quindi delle due riceventi presenti nel modulo ne viene usata sempre e solo una alla volta. Per questo motivo i moduli Diversity danno il loro meglio quando sono utilizzati con un'antenna patch e una omnidirezionale. Quando il quad è davanti a noi, la ricezione sarà data principalmente dall'antenna patch, mentre quando il quad è alle nostre spalle, la ricezione sarà data dall'omnidirezionale. Il Rapid Fire è più di un semplice modulo Diversity. Questo sistema fonde insieme le immagini delle due riceventi, ricostruendo il segnale e rimuovendo le interferenze ancora prima che queste siano visibili. Quindi nel Rapid Fire le due riceventi lavorano in contemporanea e a schermo vediamo un mix che ci propone il meglio di entrambe. Per questo particolare motivo il Rapid Fire dà il meglio di sé quando si usano due antenne uguali o comunque dello stesso tipo posizionate ad angolazioni leggermente diverse. Infatti, visto che la caratteristica principale del modulo è quella di fondere le immagini delle due riceventi, questo ha senso se le antenne hanno un livello di ricezione simile, cosa che non accade con patch e omnidirezionale.
Patch Omni infatti lavorano in maniera molto diversa. La prima funziona bene a lungo raggio, ma solo quando il drone è davanti a noi. La seconda prende bene a 360 gradi, ma la sua portata è limitata. Con questa configurazione ci sarà sempre un modulo che riceve molto meglio dell'altro e la fusione dell'immagine sarà poco efficace, in quanto il modulo con bassa ricezione porterà scarsi benefici a quello che riceve bene. Ma quali sono allora gli scenari di utilizzo dove il Rapidfire dà il meglio di sé? Per quanto riguarda il freestyle, sicuramente tutte quelle situazioni nelle quali non ci dobbiamo allontanare più di tanto e voliamo generalmente intorno a noi. Posti con queste caratteristiche sono i bando, ed in generale tutti quei luoghi con edifici, muri, alberi, strutture metalliche, eccetera. In queste condizioni il Rapidfire con 2 omnidirezionali dà sicuramente il meglio di sé, dando risultati nettamente migliori rispetto ai moduli della concorrenza. Per chi fa long range invece può valutare questo modulo abbinato a 2 antenne patch, in modo da coprire un angolo più ampio e avere una migliore capacità di penetrazione volando dietro gli ostacoli. In questa configurazione prestiamo attenzione a non volare oltre il raggio delle antenne mantenendo il modello sempre davanti a noi. Per quanto riguarda le gare potete valutare 2 omnidirezionali o addirittura 2 patch, se la vostra posizione e le dimensioni del tracciato lo permettono. Per tutte quelle altre situazioni dove in genere si vola in spazi aperti combinando freestyle a mid o long range, il Rapidfire si comporta ancora molto bene, ma le differenze rispetto ad un modulo tradizionale non sono poi così elevate. Ovviamente possiamo usare Patch Omni anche con il Rapidfire, ma andremo a sfruttare molto di meno la sua particolare caratteristica. In questo caso vi suggerisco di impostare Legacy nel menu opzioni. Se per il vostro tipo di volo non potete fare a meno di Patch Omni, allora valutate se sia il caso di acquistare questo modulo, perché non troverete molte differenze da altri che costano decisamente meno. In conclusione, posso dirvi che se volete il modulo migliore e non avete problemi col prezzo, allora prendetelo senza pensarci più di tanto, ma a seconda di dove e come lo usate potreste non avere reali benefici rispetto a un modulo che costa la metà della metà. Questa era la mia recensione dell'Immersion RC Rapidfire. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video. Se volete supportarmi vi ricordo di acquistare questo o altri prodotti attraverso i miei link, trovate l'elenco in descrizione. Potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.